E questa per una persona in teoria, secondo voi? No, questo no. Grazie mille. Buongiorno ragazzi, dal Buongiorno ragazzi, dal Trentino. secondo giorno qui dalla nostra fuga dal caldo. Il Monster ieri avete visto è riuscito a fare il bagnetto, ma non vi abbiamo fatto la chiusura perché abbiamo preso Un battello d'acqua che non so se la signora è riuscita a riprendere, No. adesso sono ancora umidiccio e alcune parti non sono ancora del tutto asciutte. Però siamo arrivati, dopo non ci siamo più mossi dalla camera perché eravamo distrutti, quindi vi siete beccati il video senza la chiusura, ma sopravviverete. Stamattina il programma è colazione fatta in casa, buonissima, c'è la piscina, ci sono un sacco di cose. Se volete stare qua un po' di giorni vi metto tutte le indicazioni nel box descrizione sotto al video. E poi ci dirigiamo oggi verso... Andiamo a fare un giro al lago di Molveno. E già pronti per partire caricando la moto dove c'è il boss laggiù in fondo. Adesso vi faccio vedere sempre l'orologino. Alle ore 8:15 siamo regolarizzati al 69% di umidità e 28 gradi e 8. Qui ragazzi, non so se vi avete notato, ma per terra anche le moto hanno tutta la striscia blu. Questo lago è grandissimo ed è balneabile, quindi potete, adesso vi facciamo vedere, c'è la spiaggia che è libera, che è un prato alla fine, e potete venire e farvi il bagnetto e stare qua una giornata al fresco. Abbiamo anche il porticciolo. Qui potete noleggiare le barchette, potete noleggiare i pedalò, potete fare un sacco di attività. Ci sono sentieri da fare a piedi e sentieri anche per la mountain bike. Sta da papa ragazzi, è caldo ma non è umido e non ci sono le botte giù della pianura. Qui fate una giornatina da sciori, ma noi adesso, visto che oggi pomeriggio dobbiamo tornare a casa, prima di tornare a casa secondo voi cosa andremo mai a fare in questo canale? Un bagno? No. Una piroetta? Un salto in lungo? No, andiamo a mangiare cibo tipico della zona, quindi molvenese. Del Maso, che è un posticino appena fuori, sarà non so 50 metri dal lago, dove fanno una cucina del territorio anche tradizionale. Dopo io ho preso un piatto tipico molvenese per esempio, e sono molto legati ai prodotti che sono di questa valle. Tu arrivi senza dirmi niente.
Partiamo dal nostro formaggino. Miele, guardalo, tutto bello granuloso. È senapato, è un urto, è un miele senapato. Oh, questo non l'avevo mai sentito. Non me lo ricordo come si chiama questo qui. Si chiama Schüttelbrot e ci hanno detto che è un tipo di pane secco tipico dell'Alto Adige. Hanno dentro i semi di finocchio in questo. Poi ci sono un sacco di salumi tipici. Vedi bello tagliato sottile. E anche questo va nell'apposita fessura. Questi sono i peschetti di lago che sono finiti nel nostro piattino per essere degustati. Questa è la trota e questo qua è il salmerino e poi abbiamo il salmerino affumicato. Questi sono degli gnocchetti di polenta. Fino a qui vi posso dire che fanno dei piatti super mega abbondanti. Noi andremo a spendere sicuramente più del solito perché abbiamo preso un sacco di cose per farvi vedere. Per esempio l'antipasto costa 24 euro ma è per 2 persone alla fine. Questo è fatto un po' tipo in Saor perché vedete che c'è la cipolla e l'uvetta che a me di solito piace perché è un po' agrodolce. C'è l'aceto spinto però ci sta molto bene. La trota però viene l'acquolina subito con l'acido. Il salmerino posso dire è più saporito della trota e onestamente mi piace di più tra i due pesci. Affumicato al legno si sente immediatamente, non è eccessivo, il burro gli dà quel po' di dolce, è molto godurioso. Di queste io ne avrei fatte 4 vassoi. È stranissimo. È buonissimo, però questo qua è di quelle cose che ne prendi un pochino, rimani sbalordito e poi parte la goloseria. Cosa essere questo? Quella è mostarda di mele? Mele? Avrei detto di pere. No, mele. Ma sei sicuro che sul mele non sono pere? No, mele. Poi a gat mi sono sbagliata. Questo speck è particolarmente sapido e si sentono un sacco le spezie che usano all'esterno. Piccoli bocconcini di manzo che sono veramente cotti da re nella parte fuori croccantina e la parte dentro che è cotta veramente divinamente. Mi piace anche il fatto della senape stavolta, che io normalmente non sono per questi sapori forti, ma questa non è eccessivamente distruttiva. Qui abbiamo il gnocchi alla patata ed è un piatto tipico antico molvenese. Diceva il cameriere che sua nonna per esempio lo preparava e lo prepara. Questi qua sono gli gnocchetti, è un impasto fatto di farina, acqua e uova, diventa abbastanza cremoso e lo colano in acqua bollente con la sac à poche, poi viene condito con patate lessate, speck questo qui saltato in padella e i semi di papavero. C'è il burro, ha la consistenza degli spätzle, presente quegli gnocchettini di acqua e farina tipici sempre del Trentino, la consistenza è quella, però forse un po' più morbidi e devo dire che ha un sapore che non ho mai sentito nella mia vita, è particolare, buono, è un piatto di montagna comunque, bello tamugnetto. Non l'avevi mai sentito nella tua vita, ma lo vorresti risentire o no? È un piatto che se mangiate solo lo gnocco sembra una cosa banale, in realtà quando fate la forchettata piena con lo gnocchetto, lo speck, la patata e tutto, ha una rotondità di gusto che non mi aspettavo, è veramente da provare se venite qua perché, a parte che non lo mangiate da nessun'altra parte, forse per quello, ma è proprio buono, quella cipollina ci sta sempre. Abbiamo speso 100 euro, abbiamo mangiato un qualcosa di inverosimile, ma l'avrete visto, e poi adesso andiamo verso casa e ci prepariamo a prendere l'acqua. Vi ricordo iscrizione al canale, like di supporto, ma soprattutto la condivisione. Noi ci vediamo al prossimo video, probabilmente la prossima settimana se non arriviamo giù con la piena.